Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vorrei condividere con voi alcune cose che ho imparato nel 2021 e come è cambiata la mia vita in quest'ultimo anno. Se anche tu senti il bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita, credo che questi 4 consigli possano esserti utili. Se ci ripenso, il 2021 è stato per me un anno intenso e ricco di cambiamenti. Di solito, quando si pensa ai veri cambiamenti di vita, si immaginano grandi cose come trasferirsi all'estero oppure cambiare partner o lavoro. In realtà questo mio ultimo anno smentisce un po' questo immaginario, perché non ho avuto dei veri e propri cambiamenti esterni nel mio contesto di vita, eppure mi sento profondamente cambiata. In particolare sento che questi cambiamenti sono avvenuti soprattutto all'interno di me stessa, nel mio modo di pensare e di vivere la vita. E tu cosa hai imparato nel 2021? Se ti va, metti in pausa il video ora e scrivi nei commenti una cosa che hai capito o imparato lo scorso anno. Prima di iniziare la mia lista, mi presento per chi fosse qui per la prima volta. Il mio nome è Miriam e in questo canale parlo di come possiamo rendere la nostra vita più lenta e consapevole in questo super veloce e frenetico mondo moderno. Rallentando si vive meglio. Se seguite questo canale già da un po', vi sarete accorti che credo fermamente che vivere lentamente porti ad una vita migliore. Nel mio caso ho maturato questa consapevolezza durante quest'anno ed è anche per questo che ho deciso di condividere il mio percorso su questo canale YouTube. Io vivo a Milano e credo che, soprattutto nelle grandi città, si stia perdendo un po' il controllo sulle nostre azioni e si viva in modo automatico, quasi senza pensare. Prima di iniziare ad adottare lo stile di vita slow, mi sentivo davvero dentro a un frullatore e avevo perso completamente la sintonia con me stessa. Gli impegni sono troppi e troppo veloci e spesso non abbiamo nemmeno il tempo di goderci davvero le cose. Per come la penso io, dove c'è fretta e frenesia c'è stress e ogni cosa, per essere vissuta e goduta a pieno, richiede il suo tempo. Per questo motivo ho scelto volontariamente di rallentare il ritmo della mia vita e di cercare una mia dimensione più lenta e consapevole in questo mondo veloce. Su questo ho fatto già diversi video in passato, come ad esempio su che cos'è lo slow living per vite impegnate e 14 consigli per una vita lenta. Vi consiglio di andare a guardarli se siete nuovi e se desiderate avere qualche spunto pratico per iniziare a rallentare il ritmo della vostra vita. Il futuro è di chi è consapevole. Durante quest'anno, forse per il fatto che ho rallentato un po' i miei ritmi, sono riuscita a informarmi meglio su alcuni argomenti. Nel periodo in cui viviamo ci sono questioni che meritano attenzione da parte nostra, come l'inquinamento dell'ambiente e il cambiamento climatico, le forti disuguaglianze tra le persone e la qualità della nostra vita. Sicuramente mi ha aiutato molto leggere e vedere documentari su diversi argomenti. Ad esempio posso citare The True Cost, che riguarda la moda e in particolare l'effetto della fast fashion sulle persone e sul pianeta. Di documentari ce ne sono tantissimi e se volete posso dedicare un video specifico ai documentari che ho visto e che per me sono significativi. Nel caso fatemelo sapere nei commenti sotto al video. Se dovessi riassumere tutto quello che ho imparato in un'azione pratica, potrei dire che ora cerco di tenere in considerazione gli effetti che le mie azioni hanno su di me, sugli altri e sull'ambiente. Sicuramente fare questo non è così semplice e ci vuole un po' di esperienza e di allenamento. All'inizio mi sono sentita un po' spaesata, fino a quando ho scoperto con entusiasmo la filosofia slow. Questa filosofia, partita da slow food,
si è poi espansa anche ad altri argomenti e mette al suo centro proprio la qualità, la consapevolezza e il rispetto delle persone e dell'ambiente. Per questo motivo sul canale parlo di vari argomenti connessi alla filosofia slow, come ad esempio come possiamo essere dei turisti consapevoli con lo slow tourism, come possiamo mangiare bene seguendo i consigli di slow food e così via. Anche per questo potete trovare i video di cui parlo all'interno del canale. La qualità è meglio della quantità. Il terzo insegnamento del 2021 riguarda il concetto di qualità. A differenza del passato, ora sono più consapevole dell'importanza della qualità rispetto alla quantità e questo riguarda tantissime cose diverse. Preferisco comprare una borsa di qualità, fatta a mano, con materiali di recupero o riciclati, anche se so che inizialmente dovrò spendere un po' di più. Infatti questa azione, come dicevo prima, mi permette di sostenere un'azienda e un prodotto che rispettano l'ambiente e le persone che lavorano per produrlo, senza farmi mancare nulla. Comprare 1000 oggetti a poco prezzo solo per riempirmi la casa e l'armadio mi interessa sempre meno. Cerco di fare i miei acquisti privilegiando prodotti artigianali, unici ed etici. Per queste ragioni nel mio canale parlo anche di minimalismo, inteso come la selezione di ciò che per noi ha valore e l'esclusione volontaria di ciò che è superfluo. Potete trovare questi video nel canale raggruppati nella playlist che si chiama appunto Minimalismo. La felicità è un modo di vivere. Ultima riflessione che sento di voler condividere con voi riguarda la felicità e la soddisfazione. Diciamo che durante quest'anno mi sono interrogata su cosa fosse per me la felicità e su come potessi avvicinarmici il più possibile. In particolare, in passato mi è capitato di essere un po' schiava della mia mente, che mi chiedeva di fare sempre di più per essere soddisfatta. Avevo sempre la spinta a concentrarmi sul futuro e a raggiungere obiettivo dopo obiettivo, perché solo in quel momento avrei potuto essere davvero felice. Tuttavia questo mi ha fatto un po' perdere di vista l'importanza della vita presente, che è fatta sempre di piccoli e grandi piaceri. Per questo motivo mi sto impegnando a coltivare la felicità giorno dopo giorno, concentrandomi sulle cose piacevoli di ogni giornata. A questo proposito vi rimando al video in cui parlo della Hygge, il metodo danese per vivere felici che si concentra appunto sull'apprezzamento della nostra vita quotidiana. Riuscire ad apprezzare il presente, interrompendo la centrifuga dei pensieri in cui siamo immersi continuamente, è un modo utile per sperimentare una felicità autentica. Queste erano alcune delle lezioni che ho imparato lo scorso anno e che sicuramente hanno cambiato in modo incancellabile il mio modo di pensare e il mio stile di vita. Adesso abbiamo di fronte un nuovo anno da vivere pienamente e spero per tutti noi serenamente. Per come la penso io, se vogliamo vivere meglio, magari con più consapevolezza, tranquillità e meno stress, dobbiamo iniziare a guardare le cose cambiando prospettiva. Perché se non siamo noi i primi a rispettare noi stessi e i nostri tempi, nessuno lo farà al posto nostro. Quindi, se sentiamo il bisogno di rallentare, smettiamola di vivere col pilota automatico e facciamo il possibile per adattare il tempo e gli impegni alle nostre esigenze. E tutte le volte che sentite questa esigenza, ricordatevi anche di questo canale, dove ogni settimana pubblico un nuovo video su temi come slow living, minimalismo e sostenibilità. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E oggi vi saluto con questa bellissima frase. Non c'è momento migliore di questo per essere felice. La felicità è un percorso, non una destinazione. Madre Teresa di Calcutta.